HTD lo ha rifatto e questa volta si è allontanata dal mondo dei motori e dalla loro scuderia di corse, perché HTD ha anche una scuderia, la HTD Ritmo Corsa, per dedicarsi al tennis, un po' perché è la stagione del tennis di Wimbledon e di Jannik Sinner, del nostro campione, un po' perché a questi due ragazzi piace sicuramente esplorare mondi nuovi. Mi hanno inviato un HTD tennis di cui vi svelerò il quadrante a breve, e quale momento migliore se non questo per guardarlo un po' più da vicino e parlarvene per quelle che possono essere le mie considerazioni. Il tutto, come sempre, dopo pochi secondi di sigla. Iniziamo. È arrivata questa elegante confezione griffata HTD Tennis, all'interno della quale ho trovato questa scatolina, perché HTD si unisce al tennis, o meglio è il tennis che si unisce alla famiglia HTD, come recita anche il sito di Horological Tool Department da cui è possibile ordinare questo orologio, che si presenta in questa piccola confezione nuova e particolare, all'interno della quale, in pelle o similpelle credo, ma diciamo è legno rivestito, all'interno della quale abbiamo il nostro orologio, a parte istruzioni e garanzia, ma che in questo momento non ci interessano. Orologio che, come potete vedere, ho chiesto ai ragazzi di ricevere in colorazione terra rossa. I quadranti in realtà sono 4 in tutto, 3 prettamente ispirati ai campi da gioco del tennis, ovvero appunto terra rossa, cemento blu ed erba, e poi c'è anche un quadrante molto più sobrio denominato chic, che non riprende la particolarità di questo quadrante che adesso vi spiego meglio. Eccolo qui con altri due HTD a confronto. È un orologio su cui i ragazzi di HTD hanno voluto un po' mettere tutte le loro conoscenze che hanno maturato fino ad oggi, a partire dallo spessore, una cassa a vetro compreso di 9 mm con all'interno un movimento Miyota 9039 che garantisce insomma di sicuro precisione e affidabilità, oltre a un prezzo contenuto in questo caso di 690 euro, e naturalmente uno spessore degno di un perfetto everyday watch, con il suo bracciale in acciaio integrato, chiusura con pulsanti secondo me ben realizzata, una bella chiusura marcata HTD che onestamente si comporta molto bene e si sposa anche perfettamente con questo bracciale. La corona logata con la rete da tennis naturalmente, e poi anche un quadrante che è stato il vero fiore all'occhiello di questi orologi, di questa collezione tennis, sebbene ci sia anche un quarto quadrante denominato chic con indici applicati e che non ha nulla a che vedere con il tennis, è un perfetto quadrante elegante per un orologio da utilizzare quotidianamente. Questi tennis naturalmente sono più sportivi e lo si nota immediatamente anche per gli indici che non sono applicati ma sono invece riempiti con superluminova ad alto spessore, e anche avrete notato naturalmente questi 3 pallini che indicano il punteggio del tennis 15, 30 e 40, ma agli indici 11 e 1 potete vedere c'è anche in piccolo un meno e un più per indicare il vantaggio nel corso per esempio del punteggio del tennis, e questi indici qui in realtà possono anche essere utilizzati come segnapunti, e lo abbiamo visto nel video di intervista ai ragazzi di HTD realizzato dal bravissimo Jovi Watches qui su YouTube, che vi consiglio di seguire, dove ha fatto vedere quello che è una ghiera prototipale che molto probabilmente arriverà a breve per tutti gli orologi tennis, che si applica sull'orologio e che ruotandola va ad indicare proprio il punteggio in maniera tale da tenerlo in maniera corretta durante una partita. Un'idea secondo me troppo divertente e interessante,
che renderà ancora più speciali questi tennis. E poi ciò che trovo interessante di questo orologio non soltanto lo spessore di 9 mm e il diametro da 37 mm con un lag to lag da 44 mm, ma che secondo me su un polso, anche grazie a queste anse tipiche delle casse HTD, veste veramente in maniera perfetta, veste in maniera discreta, comodissima. È un orologio che terrei al polso dimenticandomelo per giorni e giorni. Credo che l'indossabilità sia il suo vero punto di forza ed è qualcosa che non si nota nelle foto o nei video, ma è la prima cosa che ho notato nel momento in cui l'ho messo a polso. E al di là della bella lavorazione del quadrante è anche la lunetta realizzata in questo modo che ritengo molto interessante, perché non è una solita lunetta tipica che abbiamo anche visto su altri orologi HTD, come per esempio sul nostro Dollarone, ma anche sugli altri cronografi della linea Esagraph, ma è una lunetta praticamente concava, una lunetta realizzata in questo modo anche perché consente di applicare per appunto l'accessorio segnapunti che arriverà poi in commercio. Ecco, vi faccio vedere un confronto dimensionale tra il 37 mm del tennis e il 39 mm del Dollarone. Sapete che non lo ricordo a memoria, comunque sì, credo che sia o un 39 o un 38, comunque è leggermente più grande. Secondo me ci sta su un cronografo rispetto invece a quello che deve essere un everyday watch come questo tennis. E poi vi faccio vedere anche quest'altro orologio che credo che abbia le dimensioni del Dollarone, anche se ha una ghiera girevole che, come potete vedere, va oltre la cassa come normalmente accade sui diver. Naturalmente sto parlando dell'Aquatic pallettoni. Secondo me una linea a catalogo che perfettamente si sposa tra il cronografo, tra l'everyday sportivo divertente o elegante come lo chic, il diver. Quindi praticamente mi viene da dire soltanto non vedo l'ora di capire che cosa hanno in mente i ragazzi per la novità che probabilmente avrete sentito uscirà dopo l'estate. E poi un altro dettaglio, l'ultimo dettaglio che voglio farvi notare di questo orologio è la scritta 40 sull'indice a ore 9. Una delle critiche maggiori avanzate a questo orologio, ma che in realtà ha una storia divertente che hanno raccontato direttamente i ragazzi di HTD proprio nel video di Jody Watches, e cioè nasce come un errore di stampa del quadrante, ma in realtà dietro ha anche tutta una storia relativa proprio alla storia del tennis e del punteggio di questo sport, che vedeva proprio l'utilizzo della scritta 40, che appunto, nonostante nasca come un errore di stampa, in realtà è un richiamo prettamente storico che secondo me diciamo rende questo orologio comunque interessante, con una chicca, una particolarità in più di cui parlare magari con qualche appassionato che ve lo nota al polso. Insomma, possiamo dirlo, possiamo dire che i ragazzi di HTD sanno farci. Poi non staranno simpatici a tutti, non tutti i loro orologi piaceranno a tutti, ma questo, diciamo, credo che sia il minimo e che rientri nella normalità delle cose. Però hanno sempre qualcosa di nuovo da presentarci, qualcosa di nuovo a cui pensare. Hanno sempre quello spunto in più, come per esempio la ghiera segnapunti su un orologio per il tennis, che non si vede molto spesso. E poi hanno anche quella brillantezza nel marketing che tutti conosciamo, con i loro spot e con il loro modo veramente molto giovane e fresco di comunicare anche a dei boomer come me, anche se non è insomma l'aggettivo corretto per definirmi, ho 40 anni, ma detto questo, secondo me è parte della storia e del successo di HTD. Quindi io vi lascio con questa triade della mia collezione, vi ringrazio e vi do appuntamento ad una prossima puntata qui su TOC.